Oggi voglio parlarvi di come proteggere il vostro portafoglio e cercando di capire la forza degli investimenti in asset tangibili in momenti di crisi o nei momenti che verranno da adesso in avanti in questa rivoluzione dei poteri a livello globale tra America, Europa e mercati emergenti come la Cina. Tutto è nato dalla visione di un articolo, di un video dove ho visto Robert Kiyosaki, lo scrittore del libro Padre ricco, padre povero, che ha in qualche modo avuto un successo incredibile e che dà abitualmente dei consigli economici, finanziari. Ho visto un video che vi andrò a descrivere brevemente nella sua struttura fondamentale, nella quale diceva che c'è veramente un rischio molto forte, non ha determinato una data, ma nella struttura, no, delle monete chiamate flat, cioè quelle come il dollaro, che potrebbero crollare da un momento all'altro e quindi in un'ottica di conservazione del patrimonio, la sua idea era quella di diversificare non solamente con asset intangibili come le azioni e le obbligazioni, ma andare ad investire anche in asset tangibili come immobili, e proponeva addirittura altre tipologie di investimento che vedremo. La sua era una visione, è una visione perché è recentissima questa sua considerazione, è una visione assolutamente catastrofica, secondo me bisogna vederla un pochettino col beneficio del dubbio, ma sicuramente la sua opinione ha dei fondamenti, ha una realtà e un modello economico da rivedere, quello attuale dove ci si aspetta sempre una crescita delle imprese anno su anno, e dove lo Stato per mantenere questi consumi, per mantenere questa economia in qualche modo stampa continuamente moneta, e potrebbe esserci un cortocircuito, ma non ne parla solo Robert Kiyosaki, ne ha parlato anche Ray Dalio, lo dico spesso. Molti pensano che il modello economico americano potrebbe avere un cortocircuito nel futuro, non si sa se a breve, a medio o lungo periodo, ma andiamo nel cercare di identificare quali erano i pillar, le basi di questa sua affermazione. Lui parla di un probabile o un possibile collasso economico, no? Lui dice che la politica attuale di questo stampaggio, passatemelo così, della moneta, no? Di questa eccessiva espansione monetaria, quindi il fatto di creare continuamente debito, può portare a dei problemi ineludibili e questo lui lo determina sul fatto che i paesi hanno sempre più debito, no? I paesi cosiddetti sviluppati hanno un debito pubblico sempre più alto. Il debito pubblico oggettivamente crea dei grossi problemi di sostentamento dell'economia nel lungo periodo. Perché? Perché tu con un forte debito pubblico aumenti chiaramente il debito che tu hai, gli interessi che hai, soprattutto in un momento nei quali i tassi di interesse sono ancora relativamente alti. Ed è quella la politica di Trumpiana, ci arriviamo, del fatto che uno degli obiettivi di Trump è proprio quello di cercare di far abbassare il prima possibile la Fed e i tassi di interesse. Vedremo cosa deciderà la Fed. E questo Trump lo ritiene uno dei problemi principali. Perché? Perché se tu hai dei forti debiti sei sempre dipendente da qualcun altro e se hai degli interessi alti, ragazzi, non ci sono tanti soldi da investire per la crescita, ma per pagare i debiti. Quindi l'interesse è quello di abbassare i tassi di interesse il prima possibile. Ma creare questa continua spesa pubblica, no? Questo indebitamento, questa stampa illimitata di denaro e mi ricollego sempre all'esperienza attuale con la creazione del Doge, questo dipartimento per l'ottimizzazione della spesa pubblica americana data in capo ad Elon Musk. Io credo che uno degli obiettivi sia appunto anche quello di abbattere questo debito e di abbattere le spese, perché il problema delle economie occidentali sviluppate è la spesa e
questo debito fortissimo che in qualche modo spinge continuativamente alla creazione di denaro, e questo denaro viene un po' considerato da l'autore del libro Padre Vecchio, Padre Povero, Kiyosaki, del denaro falso, che in realtà fa un cortocircuito all'interno dell'economia, no? Cioè, questo denaro in realtà cosa succede? Che quando viene stampato sempre di più crea sempre più inflazione, crea sempre più un divario tra le persone povere e le persone ricche, perché le persone povere attraverso questo debito, attraverso questa forte spesa pubblica, attraverso quella stampa illimitata di denaro, in qualche modo vede diminuire il suo potere di acquisto e quindi dei consumi interni, della qualità della propria vita, mentre i ricchi hanno l'opportunità attraverso degli asset di aumentare il proprio valore anche in questo determinato momento. Quindi c'è un rischio sempre di iperinflazione, un depauperamento della classe media e povera, ed è quello che si sta evidentemente verificando all'interno dei mercati come l'Italia, come europei, come quello americano, dove c'è sempre più una forte forbice tra ricchi e poveri, dove la spesa sta aumentando sempre di più, l'inflazione molto spesso non si riesce a tenere sotto controllo, e questo non fa che in qualche modo peggiorare la qualità della vita di tutte le persone. Quindi in questa visione, che la sua è abbastanza apocalittica, nel senso che a un certo punto si arriverà veramente al collasso economico, lui suggerisce in qualche modo, o meglio critica in qualche modo l'abitudine degli investitori americani, ma anche di tutti gli altri investitori, ad essere radicati in tipologie di investimento sempre immobili, no? Non tangibili, come quella delle obbligazioni o della parte delle azioni. Questo perché in qualche modo lui sostiene che questi asset fanno sempre parte di questo mondo economico, no? Di questo modello economico. Ecco, la parola giusta è modello economico, e quindi in qualche modo possono far parte di quel cortocircuito e avere problemi anche loro. Perché? Perché comunque le obbligazioni possono essere statali o possono essere corporate, ma in ambo i casi anche i mercati, anche le nazioni possono avere dei problemi, perché se si crea una superinflazione, se a un certo punto non si riesce più a pagare questo debito pubblico, anche una nazione può in qualche modo fallire, no? Quindi dare problemi con le obbligazioni, idem per le corporate, perché se c'è una forte inflazione, se la domanda interna cala, come abbiamo detto precedentemente, in qualche modo anche le aziende guadagnano di meno, quindi anche le obbligazioni, poi magari puoi far fatica a pagare i creditori. Insomma, la sua idea è quella che veramente ci può essere un cortocircuito ad un certo punto di questo modello economico, che va in qualche modo cambiato. Allora, qual è il suggerimento agli investitori? Il suggerimento è quello assolutamente di diversificare, cioè questo è l'aspetto fondamentale, ed è per questo che io insisto sempre di più, per tantissime ragioni, come ho detto, per l'ordine geopolitico che sta cambiando, per la sopravvalutazione in qualche caso del mercato americano, nella diversificazione geografica, nella diversificazione però anche di asset, cioè diventa sempre più importante in un ambiente economico, in un modello economico che incomincia a mostrare qualche crepa, incominciare ad investire anche in qualche asset diverso, e lui suggerisce alcuni asset come gli immobili, e questo è un aspetto fondamentale, cioè incominciare a pensare di investire non solamente in azioni, ma anche in qualcosa di tangibile che rimane, come può essere un appartamento poi messo a rendita o tenuto per viverci dentro. E soprattutto spinge anche sui metalli preziosi, oro e argento, che possono in qualche modo combattere l'inflazione e la svalutazione della moneta, perché uno dei problemi è appunto la svalutazione della moneta, in questo caso lui parla del dollaro.
Quindi diventa sempre più valida la diversificazione di un portafoglio alla Ray Dalio, dove si tengono azioni e obbligazioni, ma si investe anche in oro, e in qualche modo lui suggerisce anche per un'estrema diversificazione in immobili. E non meno, lui parla anche di come asset tangibile le criptovalute, in particolare il Bitcoin, perché vede nel Bitcoin una risorsa di valore, e prevede che possa salire in maniera importante nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e anche in questo caso pensa che questo asset possa in qualche modo proteggere dalla svalutazione del dollaro e delle valute normalmente flat. Quindi ci spinge in qualche modo ad avere anche un'informazione continua, no? Un'educazione finanziaria che molto spesso è mancata, perché molto spesso diciamo che l'investimento è una scienza molto giovane, insomma si fa da circa 100 anni attraverso azioni, obbligazioni e via discorrendo, quindi è particolarmente giovane, lo ricordavamo anche nella psicologia dei soldi nel libro di Husserl, quindi è un libro che vi consiglio di leggere perché è molto utile, vedrete anche un video mio. E quello che voglio dire è che la diversificazione diventa il must dei prossimi anni, quindi diversificare non solo con asset tangibili, intangibili come azioni, obbligazioni, ma anche in asset tangibili come oro, come gli immobili e come, dicevo, delle criptovalute come il Bitcoin. Sulle criptovalute sapete la mia opinione, io sono molto aperto alle novità, nello stesso tempo sono molto preoccupato dal Bitcoin per ancora varie ragioni, ma sta diventando sempre più istituzionalizzato e una parte del proprio portafoglio molto piccola può essere detenuta per cercare di combattere l'eventuale iperinflazione che c'è. Quindi oro e Bitcoin servono per combattere questa superinflazione. Ditemi voi cosa ne pensate di questo, dell'opinione di Robert Kiyosaki, e come vi comportate voi, come andate a diversificare il portafoglio. Vi aspetto nei commenti, ragazzi.